Il cinema non è un'immagine della realtà, ma è un'ipotesi immaginativa della realtà, una delle miliardi di ipotesi possibili. Nulla esiste, tutto si immagina, recita un famoso aforisma zen. Ora, al di là del paradosso tipico della filosofia giapponese di questo aforisma, in realtà il lavoro dello sceneggiatore è ricostruire attraverso minuziosi frammenti della realtà una visione che possa essere collocata nella tela della fantasia. Questa tela è la più aderente possibile alla realtà e i piccoli frammenti che vengono messi all'interno conferiscono una forma di verità, una delle possibili forme di verità a tutto quello che lo sceneggiatore racconta. Questo certosino disperante lavoro è il privilegio, la condanna e soprattutto la fatica di uno sceneggiatore. Uno degli sceneggiatori che più stimo è sicuramente Steven Knight. È autore infatti di diverse sceneggiature, 16 credo, ma di due soprattutto che mi hanno colpito per la loro forza e per la loro umanità. Queste due sceneggiature sono Piccoli affari sporchi, girato poi da Steven Frears del 2002, ed è un film struggente, umanissimo, è un film in cui Londra appare veramente il ventre del mondo, quello che una volta era Parigi nei romanzi di Hugo, di Balzac e, e di Zola. Mentre invece l'altro film è un film che si intitola La promessa dell'assassino, girato da Cronenberg con uno straordinario ed epico Viggo Mortensen. In ambedue questi film Steven Knight maschera, fa un gioco di maschere, cioè nel primo caso il protagonista è una maschera dell'indifferenza, del cinismo, della disperazione. Questa maschera man mano si incrina fino a fare affiorare un'umanità disperata e dolente. Nel secondo caso, la promessa dell'assassino, anche in questo caso c'è una maschera e il protagonista è la maschera è quella del cattivo, ma di un cattivo vero, ferocissimo e terribile, il quale poi rivela una sua umanità di essere praticamente un agente del bene mascherato da cattivo che agisce, questa è la novità, come un cattivo e continua a farlo, al di là di alcuni episodi, diciamo così, fra virgolette, in cui è un buono. Ecco, in questi due film, che sono le premesse per il film di cui voglio parlare stasera, che si chiama Serenity, in questi due film noi assistiamo a questo ribaltamento della realtà in cui man mano la realtà si dissolve quasi, la realtà apparente, di fronte a quello che è la sostanza. In questo film invece in Serenity, che è il nome di uno yacht ed è la storia di un pescatore, diciamo così, in tutti i sensi alla deriva, sia morale che fisica, in questo caso la realtà si dissolve a tal punto da far fiorire fuori una meta-realtà, una realtà virtuale, qualcosa che sia oltre l'avatar, in cui cioè la realtà apparente entra nella realtà reale e si mescola, creando una distonia filmica proprio. Il film è interessante per questo, è interessante perché mescola più piani e questi più piani non sono calati in un film di fantascienza, non sono calati in una saga stellare, ma sono calati nella quotidianità. E quindi crea una emozione e una situazione alienante e allo stesso tempo di grande suspense, dalla quale noi vogliamo uscire, ma eppure rimaniamo a seguirlo, a vedere. Il film è interpretato da Matty McConaughey e da Anna Hathaway ed è un film proprio come dicevo fatto di tante piccole gocce, cioè come una pozione magica che comincia ad avere parte avendo un sapore reale e poi filtrando come se agisse dentro di noi entra in una specie di delirio. Steven Knight è un personaggio particolare, lo sceneggiatore, perché
oltre a essere stato candidato agli Oscar e BAFTA, a tutta una serie di premi proprio per le sceneggiature che ho citato, e per un film che si chiama Look, un film tutto girato da un solo personaggio in una lunga e infinita sequenza che è una corsa in automobile in cui lui parla con tutti, ma praticamente parla con la sua coscienza, in realtà parla con varie persone, ma che in realtà poi sono come la sua coscienza, anche in questo caso un ribaltamento della realtà dove il telefono e questo viaggiare in macchina è un viaggio nell'anima ed è una continua, costante confessione. Però questo, lo sceneggiatore, dicevo, è un personaggio particolare, anche perché è colui che ha inventato Chi vuole essere milionario, cioè quel famoso programma è andato in 120 nazioni del mondo dal 2000 e che ha ispirato Il Milionario, il famoso film vincitore dell'Oscar ambientato in India e che ha avuto questo straordinario successo. Quindi è davvero un personaggio singolare e curioso. E proprio per questo vi consiglio di vedere il film, che non ha un valore straordinario, diciamo così, da un punto di vista puramente filmico, ma ha un valore straordinario come emozione e come particolarità. È un film originale di quali abbiamo bisogno, perché sono proprio questi film quelli che cambiano il cinema e lo mandano avanti, dandogli la possibilità di far continuare a sognare tutti. Grazie.